L'altra sera stavo un po' pensando all'evoluzione robotica, intelligenza artificiale, a quanto oggi il lavoro stia diventando sempre più difficile per le persone normali, quando ci sono i robot che lavorano più ore e anche magari meglio delle persone, intelligenza artificiale che si sostituisce in tanti campi. E mi è ritornata in mente una cosa che avevo letto nel 2017, che stavano iniziando a parlare di reddito universale e stavano facendo già dei piccoli test su dei campioni di popolazione. Sono stati fatti, mi pare, se non ricordo male, in Africa, in Finlandia, su un gruppo in Canada, e nasce da una domanda fondamentale: cosa succede agli individui quando il lavoro non garantisce più la sopravvivenza? Se ci pensiamo, negli ultimi anni la produttività è aumentata, però la ricchezza è mal distribuita, anzi la sicurezza economica delle persone è diminuita ancora di più, e il reddito universale è una risposta a questo squilibrio, ovviamente se fatto come è stato ideato e testato, perché altrimenti potrebbe anche in questo caso in alcuni stati ritrovarsi ad avere uno. L'economia funziona così sommariamente: lavori, produci, vieni pagato, consumi. Ma oggi si lavora e magari non si arriva a fine del mese e si vive nell'incertezza costante, non solo il lato dipendente ma anche il lato imprenditore. E il reddito universale nasce dal levare il lavoro obbligatorio. Quando si ha un reddito base che ti permette di pagare un affitto, di pagare la bolletta e di comprarti del cibo, si ha anche in controparte la possibilità di rischiare di più. Ovviamente quando c'è il reddito universale è studiato per chi vuole stacco al reddito universale e chi vuole lavora e accresce la propria ricchezza. E nei test ovviamente che cosa si è notato? Che gli imprenditori o le persone normali, avendo una base, hanno anche più una propensione a rischiare e anche a innovare. Se pensiamo a quanti imprenditori o quante persone hanno delle idee imprenditoriali ma non rischiano, perché? Perché se rischi e fallisci magari fai perdere lavoro a tantissime persone, le porti alla fame e anche tu stesso rischi questo. Avendo già una base di partenza che si toglie questo scaglione mentale, molte persone sono portate a innovare, a aumentare la produttività, sapendo che anche quella base di rischio in più non ti porta ad essere sotto un ponte. E no, non c'è stata nessuna fuga del lavoro, perché ha aumentato ricchezza e produzione e in cambio non c'è stata nessuna pigrizia, ha dato meno stress alle persone, migliore salute mentale, riduzione di quei lavori inutili e chiamiamoli un po' schiavizzanti, soprattutto maggiore capacità di pianificare. Cambia il modo in cui le persone pensano e vivono sul lavoro. Quando le persone ricevono un reddito garantito, pagano affitto e bollette, mangiano meglio, riducono debiti, investono di più e hanno una salute migliore. Nei contesti più poveri aprono microattività, comprano strumenti di lavoro e migliorano la produttività locale. Ci sono stati appunto tutti questi benefici: calo di stress, calo della paura di fallire, possibilità di accettare meno lavori tossici, fare scelte insomma più razionali, si torna a vivere e si torna più verso l'individuo, non soffocandolo, anche solo come idee. Insomma, il reddito universale non è la fine del lavoro, è la fine del lavoro reso obbligatorio. È concepito per: se non lavoro sono fuori, se non lavoro non arrivo a fine mese, sono escluso. È una stabilità sistematica in un mondo che cambia, e in questo caso possono anche intervenire blockchain, criptovalute, smart contract, programmi automatizzati, chiari, trasparenti, in modo che tutto sia distribuito equamente. Infatti, se ci pensate, burocrazia, opacità, disuguaglianza, rischio di controllo politico, la blockchain può risolvere questo problema: trasparenza, uguaglianza, equità, meno intermediari e fiducia verificabile. Con uno smart contract, distribuzione automatica, regole uguali per tutti, transazioni verificabili, con l'identità digitale una persona, un reddito, quindi si eliminano le manipolazioni. Wallet personale, ogni cittadino un wallet senza un intermediario. Verificabilità: quante risorse escono, quante risorse entrano e soprattutto come vengono distribuite.
Insomma, quello che sembrava futuristico nel 2017 magari oggi lo sembra meno e unendo tutti i tasselli si potrebbe convergere tutto in un'unica soluzione, in un quadro che sembra sempre più chiaro ad ogni evoluzione.